Antonio Pace è una persona che, venendo da due famiglie di ristoratori pizzaioli, ha avuto sempre una grandissima passione per quello che è stato sempre tutti gli eventi della cucina, della gastronomia e credo anche della storia di Napoli e dei fatti particolari di Napoli. In questo culto ho iniziato la mia storia associativa all'età di 18 anni della Federazione Pubblici Esercizi e Confcommercio. Però a un bel momento mi resi conto, negli anni '80, che fra le altre cose rubate a Napoli, stavano cercando di rubarci la pizza. Per cui una serie di pizzaioli italiani, non pizzaioli, che facevano tutti i prodotti diversi, eccetera, si erano già consorziati in un'associazione che si chiamava APES, Associazione Pizzaioli Europei e Sostenitori. Allora immediatamente dissi: noi dobbiamo reagire, la pizza almeno la dobbiamo salvare, perché fa parte della nostra storia, della nostra cultura, ce l'abbiamo nel DNA. E dissi: devo fare qualcosa. Però, anche consigliato da buoni amici eccetera, invece di fare la solita storia che si faceva a Napoli, no, ma quando mai che quando vai, i nostri pizzaioli, la parola che usavano più facilmente: ma che buono fa chi che fa le pizze, e non era un modo di combattere. Io decisi di fare un'associazione. Però prima di fare l'associazione mi misi a scrivere il primo disciplinare elementare e ebbi l'intuizione di chiamarlo subito disciplinare, non ricetta. Sa bene che la ricetta è una cosa, il disciplinare è un'altra. Il disciplinare, perché il disciplinare prevedeva tempi, mezzi, attrezzature e non solo ingredienti. Gli unici disciplinari che esistevano a quell'epoca erano i vini DOC. E siccome io facevo parte dell'AIS a quell'epoca, andai a ispirarmi su come si scriveva un disciplinare dei vini DOC. Mi confrontarono con qualche amico eccetera, dopodiché invitammo, attraverso mio padre che era presidente dei ristoratori e aveva un grosso appeal, un grosso sostegno da tutti, era un uomo molto rispettato, io approfittai e invitai i più vecchi pizzaioli, le famiglie dei più vecchi pizzaioli, da un notaio per fare l'associazione. Come li scelse queste famiglie, questi vecchi pizzaioli? In base a quale... Ma diciamo il mio padre e mia madre erano di famiglie di pizzaioli, li conoscevano direttamente. Mia madre era la memoria storica delle famiglie delle pizzerie italiane. Si ricordava tutti gli incroci, tutti gli intrecci, si ricordava tutto. E lei a quale famiglia apparteneva? Martano, l'altra storica famiglia dell'Ottocento. E allora scrissi questo disciplinare, andammo dal notaio e prima di leggere lo statuto dell'associazione, io condivisi con questi 17 signori il disciplinare. Io sapevo bene che, tranne qualche piccola differenza di manipolazione, dal 1750, più o meno 700, che è nata la pizza, al 1970 la pizza non si è mossa. È stata sempre la stessa e fatta da tutti nello stesso modo, perché la fortuna della pizza è stata che i pizzaioli forse non erano istruiti ma erano intelligenti. Quindi questi signori si convinsero. Ricordo che le obiezioni più forti furono sull'olio extravergine di oliva e sulla mozzarella di bufala. Per l'olio extravergine di oliva io gli feci il conto e gli guardate ragazzi, se fate il giro dell'oliva in un piatto, vi rendete conto che avete messo 5 grammi di olio, 6. Ragazzi, costa un po' di più, un po' di meno, però voi con 5-6 grammi di olio extravergine condite la pizza, fate un lavoro particolarmente buono e non ci spendete molto, forse risparmiate. Le obiezioni continuarono perché le cose antiche, diciamo, venivamo dall'epoca Carosello, quindi la pancia non c'è più. Carosello che lanciò l'olio di semi come la panacea di tutti
di tutto il benessere. No, ma sa, l'olio di oliva è grasso. No, ma sa, no, l'olio di vino è pesante. Addirittura un professore medico mi scrisse sul giornale: ma il presidente Pace lo sa che nell'olio d'oliva c'è l'acido oleico? E io sullo stesso giornale il giorno dopo gli ho risposto: e tu che cosa ci volevi trovare? Quando il disciplinare da Carlo Mangoni fu messo sotto mia richiesta in una parola simpatica che lui si ricorda ancora: Carlo, me lo metti in scientifichese? E allora si stabilirono delle regole. E tra queste regole si incominciò a parlare proprio dei 60-70 secondi e facemmo degli esperimenti. Addirittura l'olio extravergine, aperto la lattina, perché l'olio, insegni, appena si apre un minimo di ossidazione c'è. Quindi la lattina nuova aperta, condita la pizza e preso una provetta. Ripresero l'umido dalla pizza. Andarono in laboratorio, recuperarono l'olio che c'era in quell'umido e analizzato con quello dell'altra provetta non era successo niente, perché un olio di oliva extravergine cotto per 60-70 secondi dove raggiunge gli 85 gradi, perché attraverso delle sonde elettroniche a quell'epoca noi misurammo tutte le temperature durante la cottura della pizza, dei vari punti del forno, fra la pizza e il piano, all'interno dell'impasto, sul pomodoro, sull'olio, sulla mozzarella. E si fece questo diagramma bellissimo in cui si stabiliva qui. Logicamente la pizza nella sua cottura non supera gli 85-90 gradi, perché per superare queste temperature dovrebbe non avere più acqua, il che significa che si sta carbonizzando. Invece per la mozzarella di bufalo tutti quanti si ribellarono dicendo: no, di fior di latte sulla pizza. Questa è simpatica, perché questa la dovrebbero imparare a memoria i signori della mozzarella di bufalo, perché lì entra ufficialmente nella pizza. Dissi: guardate, a ognuno di loro man mano che ci leggevamo, dice: ma mi ricordo Salvatore Rossa, Salvatore Lagria, il primo vicino a me: Salvatore, ma tu la sera la pizza la fai? E comando tutto quanto la sera ci facciamo la pizza, ma sulla tua che ci metti? E in coppa mi mette la bufala. Tutti e 17, compreso mio padre, a quello che io lo chiesi e che lo sapevo, mi dissero: io sulla mia metto la bufala. Poi tornò il notaio, lesse e che la nota mi dispiace, dobbiamo cancellare bufala perché gli amici non ritengono giusto, e quindi per carità il massimo rispetto. Allora la cancellata, però prima che la cancellate devo fare una domanda agli amici: ma scusate, se la mozzarella di bufalo sulla pizza non è buona, perché tutti quanti mi avete detto che sulla vostra la fate con la mozzarella di bufalo? Blocco. A buonanima amico, che era amico di Vincenzo Capasso, più anziano di me a quell'epoca già, ma non tanto. Ma guarda fa: andò, si sempre lo stesso, hai ragione, lascia pure la bufala. E quindi ci sono sia fior di latte che bufala nel disciplinare. Sì, ma diciamo che la bufala poi entra ufficialmente in modo vero nella pizza già nel 64, perché la Mostra d'Oltremare fece una manifestazione che chiamò Pizza d'Oro. Non c'era un'associazione, c'era la FIPE, per carità, che la FIPE nasce nel 44, prima della Confcommercio. E allora fece questa manifestazione Pizza d'Oro e invitò una quindicina di pizzerie napoletane a partecipare. Però si funzionava in questo modo: una commissione di esperti, mi ricordo il Stefano Carnacina, Franca Maria Quadri, Stefanile, i grandi gastronomi dell'epoca, erano in tutto una decina, 8-10, giravano nelle pizzerie, assaggiavano la pizza che presentava quel pizzaiolo e davano una votazione. Era un concorso, quindi. Era un concorso. E noi, come Cira Santa Brigida, servimmo la pizza per la prima volta ufficialmente con la bufala e i pomodorini del piennolo, perché
non esistevano nei ristoranti, ma figurati nella pizzeria, non c'era proprio il pensiero. E facemmo questa grande innovazione: pomodorini del pieno e bufala. Però ricordo ancora che, anche senza averne la nozione tecnica del perché, oggi la sappiamo, noi sotto la mozzarella mettevamo un leggerissimo strato di passato di pomodoro, che non si vedeva nemmeno. Questo serviva perché evitava quell'effetto della cottura della mozzarella a contatto dell'impasto che dà un fenomeno di indigeribilità. Lo facevamo, non sapevamo perché lo facevamo. Lo facevamo per dare più umore alla pizza. E vincemmo il primo premio. Infatti quella pizza per anni si chiamò Pizza d'Oro. E poi è diventata pizza doc, praticamente. No, poi dalla pizza d'oro, dalla ricetta pizza d'oro, io presi lo spunto per il disciplinare e per la pizza doc. La pizza doc, che non era possibile, sai, però fu un'invenzione giornalistica di Vito Faenza, io mi ricordo pure i nomi, il quale si tirò fuori la sera che arrivava Maradona a Napoli. Io nel mio ristorante invitai Camera di Commercio, tutti quanti i giornalisti, e presentai l'associazione e il disciplinare. Nello stesso giorno in cui arrivava Maradona a Napoli. E allora fu sancita questa cosa. E partì l'associazione. E Vito Faenza scrisse: oggi a Napoli nasce la pizza doc. Questo nome pizza doc piacque talmente alla stampa che addirittura ci fu, oggi potrebbe essere normale con i mezzi di comunicazione attuali, ma a quell'epoca avere un articolo sul Bangkok Post, non stiamo parlando del New York Times, cioè che scrissero tutti, ma avere un articolo sul Bangkok Post era fuori dal mondo. I primi due articoli dello statuto erano: difendere la paternità della pizza alla città di Napoli, chiaro? Senza personalizzazioni. E questo è stato il successo. Il secondo articolo: diffondere nel mondo il modo giusto di fare la pizza napoletana. Anche su questo fui contestato da qualche amico: Andò, ma perché vuoi spiegare agli altri, insegnare agli altri come fare la pizza napoletana? Perché purtroppo la fanno lo stesso, la chiamano napoletana, è pessima e noi ci facciamo una brutta figura. Si provi l'anno fa, cerchiamo di fargliela fare il meglio possibile. E all'estero è stato apprezzato proprio questo tipo di discorso. Noi riuscimmo però a imporre attraverso pochi soggetti iniziali, primi sono stati gli Stati Uniti, il Giappone, in cui riuscimmo a convincerli con i pomodori nostri, con la mozzarella nostra, con l'olio nostro e addirittura, un po' assurdo, anche con le farine nostre. Quando io ero piccolo, che facevo le bollette nella pizzeria di mio padre, non si diceva una marinara e una margherita, si diceva olio e pomodoro e con la mozzarella. Allora, 2 olio e pomodoro e 2 con la mozzarella. Io ricordo le famiglie del Vomero, perché Babut e Mammut, olio e pomodoro, che costava di meno, parliamo di 10-20 lire di meno, con la mozzarella per i bambini che dovevano mangiare di più. Allora, 2 olio e pomodoro. Se nell'olio e pomodoro non volevi l'aglio, non volevi l'origano, non lo dovevi dire. Se sulla margherita non volevi il formaggio, lo dovevi dire. Poi negli anni, diciamo, 70-60, arrivando nei ristoranti in un modo diverso, incominciando da noi, abbiamo incominciato a scimmiottare quest'olio e pomodoro, la chiamavamo marinara, legandoci alla salsa, alla marinara, eccetera, e venne fuori questo nome di più margherita, che si usava poco. Ed non è però una cosa vera, perché tanta gente andava in pescheria o in salumeria, comprava dei prodotti, io lo ricordo, ero bambino, ti portava il pacchetto e dice: mi può fare una pizza con questo? E noi gli facevamo una pizza come non aveva portato. Amici, siciliani, gambe, cozze, o prosciutto. E a quell'epoca nella pizzeria non si usava il prosciutto. Tutte le pizze, calzone eccetera, si usava il salame.
Dice, perché si usava proprio il salame Napoli? Che il salame Napoli si tagliava col coltello. Le pizzerie non avevano le affettatrici. Lei giustamente ha detto nel menù dei ristoranti perché le pizzerie non avevano menù. Perché io andavo lì e quindi come la sceglievo la mia pizza? Ma generalmente la pizzeria si limitava a margherita e marinara veramente. Qualcuno aveva un po' di salame, qualcosa, e aggiungeva. Invece quando le pizze arrivarono nei ristoranti, il ristorante aveva più possibilità di variarla e quindi qualcosa in più fu fatta. Altrimenti, come ho detto prima, inizialmente la variazione veniva dalla fornitura del cliente. Quindi non c'erano prodotti cotti sulla pizza, cioè Assolutamente no. la margherita, lei prima mi diceva che non si chiamava così in pizzeria, perché poi si inizia a chiamare margherita? Perché incominciamo tutti quanti, un po' la vecchia, a ricordare questo episodio della regina Margherita. Quindi è un episodio vero quello? Diciamo, è vero ed è un po' romanzato. Come tutte le cose succedono nel passaparola, il romanzo aumenta. Però una base di realtà c'è. Una base di realtà c'è. Per la prima famiglia reale comunque si legò alla pizza, non sono stati i Savoia ma i Borboni. Perché i Ferdinando di Borbone si sa era appassionato di pizza. E quindi facevano le pizze a Capodimonte c'era. Però si cominciò a, diciamo, questa frase che non è riportata da nessuna parte ma giusto dal passaparola, questa posso chiamarla col nome suo, insomma non era, la chiamarono Margherita in onore della regina probabilmente, però si ferma qua la storia. Quindi si cominciò a diffondere solo queste informazioni? Sì, però in effetti il nome Margherita sul menù dei ristoranti, dei ristoranti che pizzeria, non avevano menù. E incominciò negli anni 60, quando si incominciò a voler fare cose più evolute. Immagini che io, nella mia, a quell'epoca, ignoranza e un po' di disaccenteria sul dialetto, io nel primo disciplinare il calzone lo chiamai anche ripieno, perché il calzone mi sembrava un po' volgare. Pure io ho fatto le mie scelte sbagliate, però l'intelligenza è quella di recuperare. Io so che oggi si deve chiamare calzone e basta. Questo fatto di ripieno fu un'invenzione stupida. Io sul menù del ristorante scrivevo ripieno invece di calzone. In questi ultimi anni si sta dicendo che la pizza non sarebbe nata a Napoli, in particolar modo la margherita, no? E quindi che addirittura l'avrebbero inventata gli americani. Lei come risponde a questo? Io ho letto il libro, pure parlato col professore che ha scritto questo libro. È proprio una forzatura. Io ricordo che quando abbiamo avuto l'incontro, io gli dissi sì, hai ragione, il mio primo maestro in pizzeria fu Toro Seduto, scherzando un po'. E invece un giornalista americano, quando facevamo il Gran Jury a Los Angeles, ma negli anni '80, per stabilire se la pizza era da Napoli in America, perché gli americani erano convinti che era americana, ma i giapponesi, quando siamo arrivati la prima volta in Giappone, ci hanno chiesto come chiamavamo la pizza in Italia, convinti che era un prodotto americano e che era nascosto prima di noi. E io a questo giornalista a quell'epoca gli rispose, quando vincemmo il Gran Jury, e lui disse, beh, prendete contento, allora io, bisogna che voi vi convincete di una cosa. Noi facevamo pizze quando voi stavate ancora litigando con gli indiani. In effetti in America la pizza è cresciuta, perché quella che era la pizza fino agli anni 70, di 24-25 centimetri. Sì, c'erano dei carretti che era richiesta, eccetera, ma era 24-25 centimetri, a piatto a salvietta si diceva. Però dobbiamo dire la verità, la pizza del resto d'Italia e del mondo non la portarono i pizzaioli, che erano pochi e stavano bene dove stavano. La portarono delle persone che per sbarcare il lunario si definivano pizzaioli, parlavano napoletano, dicevano questa è la pizza, ma tu sei a Milano, io sono napoletano, ti faccio le cose, questa è la pizza. All'epoca non è come oggi, tu non sapevi niente. E vabbè, quello è napoletano. Infatti tanti amici, tutto il mondo mi dicevano, Antonio,
che so, quanto strutto usa il tuo pizzaiolo? Ma niente, siccome, guarda, io ho un pizzaiolo napoletano, no, tu c'hai un napoletano che ti fa le pizze, che è una cosa completamente diversa. Io negli anni '80 in un convegno scientifico dove ebbi la faccia tosta, con qualche amico che insiste molto però, di rappresentare la pizza napoletana, la pizza margherita nella dieta mediterranea, tutti questi signori, tutti i professori universitari dovettero ammettere che la pizza margherita era un alimento unico ideale in una sana dieta mediterranea. Io fra le argomentazioni portai i sistemi di cottura, perché chiunque sa che la cottura in padella, soffritta eccetera è una cosa, la cottura a forno è la più salutare, la brevità di cottura che non modifica sostanzialmente gli ingredienti che ci stanno ma li scotta soltanto, tutte queste cose loro dissero che era giusto. E la cosa più simpatica, la ricordo, uno di questi professori disse: Presidente, però devi ammettere che io portai pure tutte le tabelle, portai tutto. E ci devi ammettere che nella pizza, la pizza è povera di ferro. Adesso lei ha ragione, però non quando usiamo il pomodoro fresco, perché quando usiamo il pomodoro fresco, la pelle del pomodoro è ricca di ferro. Dice, ma il pomodoro fresco, siamo in un'altra epoca, siamo negli anni '80. Dice, ma lei il pomodoro fresco lo ha d'estate fino a settembre, primi di ottobre, poi è finita. Dico sì, a questo scopo le grandi ditte di pelati si erano inventati una cosa, non per lo scopo che dice lei, però se l'erano inventati e esisteva. Tutte le pelle dei pelati che toglievano, le pulivano, le mettevano in scatole, in autoclave e le vendevano ai pizzaioli, che quando andavano a schiacciare il pomodoro, il pelato, pigliavano una panciata di queste pelle e la buttavano dentro. Loro normalmente lo facevano per dire il pomodoro fresco, non sapevano che facevano un atto altamente qualificante dal punto di vista dietetico, però lo facevano. E ebbi la soddisfazione che tutti applaudirono e disse: allora, vabbè, la pizza margherita è l'alimento unico ideale per una sana dieta mediterranea. Io ho un'altra curiosità che è legata al linguaggio dei pizzaioli, no? Si dice che i pizzaioli non parlano la nostra lingua, hanno un linguaggio particolare. Parlese. Il parlese, che cos'è questo parlese? Allora, il parlese, però, attenzione, oggi siccome la pizza è famosa, io non mi sono mai impossessato di niente di nessuno. Il parlese è stato inventato dai musici, dai posteggiatori, è stato ripreso un po' dai camerieri e è stato usato poi nella pizzeria, non in cucina, perché il cliente in cucina non c'era. In pizzeria invece il cliente vedeva e quindi il pizzaiolo. Il parlese non è altro che la deformazione di alcune parole che si usavano per non far capire al cliente. C'è la comunicazione fra di loro per non far capire al cliente quello che sta dicendo. Perché quando il posteggiatore abusivo diceva al compagno o signore è bacara o è bagona, non dava mancia. Ok. Ma non poteva dire in faccia al signore, il signore è un bidocchioso. È chiaro. Quindi usava questo termine. Per esempio io ricordo i camerieri che quando a una certa epoca la gente dava le 50 lire, le 20 lire di mancia, la definizione era il signore pinguino. C'ha le manine così, no? Era tutto un gergo simpatico, però che conoscevano solo loro. In questo gergo c'è anche un modo per definire l'impasto, no? Che è 50 praticamente. 50 calò significa che è ottimo, invece scatà non è buono. Questo impasto è scatà, non è venuto bene. L'uomo più importante della pizza non è il pizzaiolo che gioca vicino al bar, quello lo impari a fare, quel movimento lo impari a fare in 3-4 giorni, è il fornaio. Il fornaio deve leggere la pizza e vedere come la deve cuocere. Nessuna pizza è uguale alla precedente.
o come condimenti, o come grandezza, o come spessore. Il fornaio deve imparare a riconoscere la pizza, a leggerla e a cuocerla. Lì è veramente l'arte. Però purtroppo oggi tutti vogliono fare pizzaioli perché lo piace sta parola. Quando parliamo di fornai sembra che stiamo dicendo una cattiva parola. La pizza fritta è sempre napoletana? È solo napoletana. Oggi la stiamo portando anche all'estero e sta avendo un grande successo. Perché vedi, le cose buone, il successo non bisogna costruirlo per forza con manifesti pubblicitari. Il successo avviene col passaparola. Oggi tantissimi amici nostri all'estero fanno la pizza fritta. Io 2 anni fa, l'ultima volta che sono stato in Giappone, mi hanno servito una pizza fritta magnifica, fatta bene, però ne abbiamo scelto anche il disciplinare della pizza fritta. Perché tutte le cose hanno una regola. La pizza fritta, per esempio, si stende diversamente dalla pizza normale, perché non deve fare lo scrostamento delle masse, anzi, si va a tutti i contrari dall'esterno e dall'interno. Si deve chiudere bene. Io ultimamente ho visto una delle mie associate, Maria Cacialdi, che mi ha dato la soddisfazione di chiudere la pizza fritta col taglio della mano, non con le dita, ma col taglio della mano, quello che facevano i vecchi pizzaioli. La pizza fritta per me è una genialità. E se io dovessi scegliere un'altra pizza vicino alla margherita, mangerei la pizza fritta. Però la pizza fritta è importante la cottura, perché deve essere cotta a quelle temperature, in quel modo, in quei tempi, perché deve essere asciutta. E non la devo asciugare con la carta assorbente, deve asciugarsi da sola. Ma è vero che si cuoceva nello strutto la pizza fritta? Che? Che si cuoceva nello strutto? Si friggeva nello strutto, perché lo strutto mantiene un'alta temperatura. All'epoca lo facevano non perché conoscevano questo, lo facevano perché veniva bene e lo facevano perché costava meno. Però la frittura dello strutto è eccezionale. E qual è la vera pizza fritta napoletana? Quella chiusa, quella aperta, quella col pomodoro? Allora la pizza fritta napoletana era il calzone e dentro c'era mozzarella, ricotta e salame. Noi i cicoli. E i cicoli in qualche, cioè dopo a Carnevale, dopo dell'inverno, che c'erano i cicoli, che si usavano, non ci usavano i cicoli che immaginiamo oggi, Sì. Erano i cicoli di sugna, di strutto, cioè quelli che si facevano premendo, e quelle ricotta, cicoli e pepe era una cosa eccezionale. Veramente sono quei gusti irraggiungibili. Oggi mangiare una pizza ricotta, cicoli e pepe è un gusto irraggiungibile. La Montanara è sempre napoletana? La Montanara è sempre napoletana, però diciamo era meno famosa, però si è sempre usata in Napoli la Montanara col pomodoro crudo sopra. Il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate, oggi si chiama il World Pizza Day. Come nasce questo evento? Allora, Sant'Antonio Abate, affettuosamente chiamato Sant'Antonio. I vecchi pizzaioli, questi sono ricordi raccontatemi dai genitori, dal nonno. I vecchi pizzaioli, il giorno di Sant'Antonio, siccome erano devoti a Sant'Antonio per il fuoco, facevano mezza giornata di lavoro. Poi chiudevano, questo fino al 1920 credo più o meno, poi chiudevano la pizzeria, la sera non lavoravano e si radunavano con tutte le famiglie e andavano in gita fuori porta, come si diceva, andiamo in campagna, e andavano a mangiare tutti insieme, spesso in un ristorante che stava qua sopra, si chiamava Opera e Castagna, che aveva un giardino, accendevano il fuoco, festeggiavano Sant'Antonio e facevano questa tradizione di devozione a Sant'Antonio, lo facevano come fatto personale, però tutti quanti loro vicino al forno, e forse se vai da Salvatore alla Riviera ancora c'è, vicino al forno c'era l'effigie di Sant'Antonio, tant'è vero che noi facevamo le 300 mattonelle da distribuire, benedette dal cardinale, e finalmente dopo tanti anni il cardinale si è deciso a dichiarare che Sant'Antonio era anche il patrono dei pizzaioli, perché loro l'avevano eletto come fatto
di popolo. Poi è stato sancito la cosa. E quindi questa festa abbiamo pensato di portarla in tutto il mondo. E questo Pizza Day ha avuto un successo incredibile perché tutti quanti si appassionano alle cose. E quando le storie, ripeto, c'è sempre un poco di romanzo, un po' di favola vicino a tutte le storie per renderle un pochino più belle e più appetibili, però sono storie vere. Le storie vere vincono. Perché quando si raccontano tante cose, io quando tutti quanti cominciarono, mio nonno, mia nonna, mio bisnonno, mio trisnonno, io scrissi quella famosa frase che oggi è con piacere che la vedo firmata in tante pizzerie del mondo. Addirittura, credo a New York ci sta una parete intera di 10 metri. La pizza napoletana non ha inventori, non ha padri, non ha padroni, è il frutto della genialità del popolo napoletano. Perché risalire a chi ha fatto veramente la prima pizza è impossibile, secondo me è impossibile. Quando il pizzaiolo doveva impastare, metteva la mano nel sacco di farina e cercava di capire come impastare. Oggi legge vicino al sacco e gli dice, logicamente è un grande progresso, un grande miglioramento, una cosa che ci dà la possibilità di avere pizze sempre migliori, ma anche all'epoca c'era bisogno dell'esperienza tattile per capire la farina, per capire il punto di pasta famoso, era esperienza tattile. È chiaro, i pizzaioli manco ce l'avevano l'orologio.